Il nostro personaggio di oggi è un personaggio a più volti, un uomo che in gioventù simpatizzava senza troppe remore per il regime fascista e che poi si è convertito alla lotta armata di estrema sinistra. Un personaggio che arrivava da una famiglia veramente, come si diceva una volta, di buona famiglia, una famiglia impegnata negli affari, una famiglia molto ricca e che pure aveva sposato la causa di meno fortunati. Un personaggio che ereditava una fortuna eccezionale dovuta tanto al commercio del legname quanto agli investimenti finanziari nel settore elettrico e che, incurante di tutto ciò, aveva deciso di battere la strada dell'editoria diventando uno dei maggiori editori italiani e lasciando dietro di sé una casa ancora oggi molto florida. Un personaggio la cui fine ha dato adito a speculazioni, inchieste, controinchieste e anche qualche leggenda oscura. Un personaggio da un nome di battaglia, Osvaldo, con un'identità fittizia, un'identità fasulla, un'identità creata ad arte, l'identità di tale Vincenzo Maggioni, un personaggio di nome Gian Giacomo Festrinelli. Prima di addentrarci nella storia di oggi, vi ricordo l'importanza di navigare sicuri online e visto che tra pochi giorni sarà il suo compleanno, anche noi di Dentro la Storia facciamo gli auguri al nostro partner strategico NordVPN, un partner che ci consente di navigare in completa sicurezza al riparo da possibili minacce ai nostri dati e alla nostra sicurezza online grazie alla sua esclusiva Threat Protection Pro. Ebbene, NordVPN per festeggiare il suo compleanno fa un regalo a tutti noi. Oltre ai consueti 4 mesi extra sui piani biennali, regala ulteriori 6 mesi extra a chi sottoscriverà i piani biennali entro la data che trovate dentro le descrizioni del video assieme al link di accesso all'offerta. Quindi potete acquistare 24 mesi avendone altri 10 in omaggio. Un modo bellissimo per festeggiare il compleanno di un'azienda solida che con noi continua a crescere. Ma a proposito di aziende, ancora oggi se girate nelle città italiane, soprattutto le grandi città, è difficile non imbattersi in una libreria Feltrinelli. D'altronde la Feltrinelli, come viene chiamata informalmente, è una grande casa editrice, nata sostanzialmente 70 anni fa, è diventata un simbolo del boom economico italiano. Ma mentre altre case, altre aziende in quel periodo erano simbolo del boom per altri motivi, pensiamo alla Ignis con i suoi frigoriferi, pensiamo alle fabbriche di televisori, pensiamo alla Fiat con la motorizzazione imperante. Feltrinelli puntava sui libri, sulla carta, su quel magnifico strumento di comunicazione che oggi sembra desueto. Io personalmente continuo ad apprezzare moltissimo i libri e non riesco a fare a meno di avere la carta tra le mani, ma che all'epoca era lo strumento di diffusione del sapere più evidente, anche in un'Italia in cui l'analfabetismo purtroppo era ancora molto diffuso. Eppure Gian Giacomo Feltrinelli aveva intuito l'importanza del sapere. Lui, figlio di un industriale, un uomo, suo padre morto quando Gian Giacomo era praticamente un bambino e che aveva grandi interessi nell'industria. Pensate solo che il padre di Gian Giacomo, Carlo, discendente di un antico mercante di legnami di Feltre in Veneto, aveva partecipazioni all'interno del Credito Italiano, dell'Edison, prima ancora che diventasse una società chimica e successivamente una società finanziaria. Non solo, era presente nell'attuale Bastogi, quando anche questa all'epoca era una società ferroviaria ed elettrica, e soprattutto aveva la Feltrinelli Legname, un colosso della realizzazione di semilavorati in legno che esportava addirittura verso la neonata Unione Sovietica. Questa era la famiglia di Gian Giacomo Feltrinelli, una famiglia destinata a cambiare con il lutto, la morte di Carlo nel 1935 e la decisione della madre di Gian Giacomo, Giovanna Elisa Zanzana, per tutti Gianna Elisa, di sposarsi in seconde nozze con un giornalista, Luigi Barzini Jr., storico inviato del Corriere della Sera. Ebbene, il giovane Gian Giacomo aveva vissuto la classica infanzia nella bambagia. Chi, meglio di lui, poteva aver goduto dei lussi di una famiglia ricca e capace di concedersi praticamente ogni lusso, comprese le ville al mare, all'Argentario oppure sul lago di Garda, una villa destinata
successivamente essere requisita dai nazisti per diventare la residenza di Mussolini durante la Repubblica Sociale Italiana. E proprio di Mussolini e della RSI, il giovane Gian Giacomo era, diremmo oggi, un fan sfegatato. Sembra strano, vero? Eppure Gian Giacomo, a partire dal 1940 fino al 1944, cioè nell'età compresa all'interno degli studi superiori, era sì un entusiasta del nazifascismo, al punto da tappezzare la sua camera di manifesti di propaganda, manifesti realizzati in occasione dell'entrata in guerra dell'Italia fascista. A fargli cambiare idea sarebbe stata non solo la visione reale della guerra, dopo l'uscita dell'Italia dall'asse, la creazione dello Stato fantoccio di Salò, le rappresaglie contro i civili, contro i partigiani, i bombardamenti, le violenze. Non solo questo, ma anche l'incontro con un giornalista, un famoso critico d'arte di nome Antonello Trombadori, futuro deputato del Partito Comunista Italiano. Dialogando con Trombadori, il giovane Feltrinelli cambia radicalmente sponda, passa dall'entusiasmo per il fascismo alla critica feroce verso la dittatura e all'abbraccio con la dottrina comunista, la volontà di entrare nella resistenza, di partecipare alla lotta armata per la liberazione del paese. Il giovane Feltrinelli si ritrova così catapultato in un mondo completamente diverso, senza più certe comodità e con la volontà di spendere i propri soldi, tanti, tantissimi soldi, dalla parte opposta, dalla parte degli operai, dei braccianti, di coloro i quali reclamano la famosa giustizia sociale. Finita la guerra, Feltrinelli si iscrive al Partito Socialista, dove tra l'altro conosce la prima moglie. Tra l'altro Feltrinelli avrà una vita sentimentale molto tumultuosa tra tante mogli, amanti, amiche, quasi a voler ripercorrere nell'intimità quello stereotipo da rotocalco che si attribuisce sempre ai grandi ricchi, la vita da playboy. Ma Feltrinelli aveva altre idee che comincia a manifestare nel 1948, quando decide di finanziare, assieme ad altri esponenti della cultura, la raccolta di materiali informativi sulla storia del movimento operaio e sull'evoluzione del pensiero dall'età dei lumi fino all'attualità. Sono le basi per la cosiddetta Biblioteca Feltrinelli, quella che poi diventerà la Fondazione Feltrinelli. Sono anche le basi per una nuova attività imprenditoriale, quella da editore, che inizia alla fine del 1954 con la nascita della Gian Giacomo Feltrinelli Editore, una casa che diventa subito un successo mondiale grazie a due libri. Il primo è Il Gattopardo, l'opera magna di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'altro è un libro proibito, è Il Dottore Živago di Boris Pasternak, che viene terminato nel 1955, pochi mesi dopo la nascita dell'azienda editrice, e di cui Feltrinelli ha i diritti esclusivi, già perché il Dottore Živago è messo all'indice in Unione Sovietica, non viene pubblicato, non piace mai in Occidente. Il Dottor Živago è un autentico successo. Arriva addirittura il premio Nobel a Boris Pasternak, il suo autore, nel 1958. E proprio questi successi su carta spingono Feltrinelli a ingrandire la sua attività di editore, ad aprire sempre di più la sua casa editrice agli autori, a cercare lui stesso nuovi libri da pubblicare, alla fine anche ad aprire le prime librerie esclusive. Feltrinelli viaggia molto per il mondo, gli piace viaggiare, gli piace soprattutto esplorare alcuni ambiti in cui ritrovare opere o in alcuni casi doversi scontrare con i titolari di alcuni diritti o con alcuni autori per poter portare quei libri nelle sue librerie. Nel 1964 Gian Giacomo Feltrinelli vola a Cuba, incontra Fidel Castro. Il rapporto sarà di lunga amicizia, anche se costellato qua e là di qualche criticità. 3 anni dopo Feltrinelli va in Bolivia, ufficialmente per impegni di lavoro. Vorrebbe reperire alcune opere, dice lui, di autori locali da tradurre in italiano e divulgare nel nostro paese. In realtà è interessato ad altro, vuole trovare materiale riguardante Ernesto Che Guevara, che in Bolivia aveva svolto la sua ultima missione prima di essere stanato dalle forze antiguerriglia e ucciso. Da quella esperienza molto particolare in Bolivia, Gian Giacomo Feltrinelli ricava diverso materiale. Innanzitutto ricava il diario in Bolivia, la raccolta degli 11 mesi finali della vita del Che Guevara, procuratigli in parte da Fidel Castro e in parte da Salvador Allende, che in quel periodo è presidente del Senato cileno. In Cile si sono
rifugiati gli ultimi elementi della spedizione guevarista in Bolivia e dal Cile escono i manoscritti. Non solo, Feltrinelli entra in possesso anche di una foto destinata a entrare nell'immaginario collettivo, la foto di Che Guevara, il guerrigliero eroico, la foto di Alberto Corda, scattata il 5 marzo del 1960. Sono degli elementi storici importantissimi, quelli su cui mette le mani Feltrinelli. Ma in quel periodo Feltrinelli ha altri problemi. Ha problemi in Italia, con i diritti d'autore sul dottor Givago, ha problemi anche riguardanti la sua decisione di pubblicare il cosiddetto Manuale del guerrigliero, un'opera controversa, basata sulle testimonianze raccolte dai Tupamaros, da Che Guevara ed altri rivoluzionari sudamericani, che gli procura le attenzioni dell'ufficio politico della Questura di Milano. È in quel periodo, siamo alla fine degli anni 60, che Gian Giacomo Feltrinelli inizia a essere attenzionato dall'ufficio politico, diretto dal dottor Allegra, e in cui lavora il commissario Luigi Calabresi. Calabresi è incaricato per un certo periodo di sorvegliare Feltrinelli, non tanto in casa, quanto nelle uscite pubbliche, perché Feltrinelli, da quell'esperienza in Sud America, ricava un'impressione, quella di dover intervenire decisamente nella politica italiana, non parlamentare, ma extraparlamentare, appoggiando i giovani e appoggiando i gruppi spontaneisti. Feltrinelli è convinto che l'esperienza partigiana possa essere ripetuta anche alla fine degli anni 60. È lui stesso a definire questi sistemi, parlando delle università in cui viene invitato tra il 1968 e il 1969. Dice chiaramente agli studenti di prepararsi perché il clima del colpo di Stato, un colpo di Stato che sarebbe effettuato o dai militari o dalle destre, è sempre più presente. Viene citato ad esempio il golpe in Grecia, il golpe dei colonnelli. Feltrinelli agli studenti dichiara che se non ci fosse stata l'acquiescenza del sistema democratico, a cominciare dal re, perché la Grecia è una monarchia a quel periodo, non ci sarebbe stato il via libera, la luce verde ai militari. Probabilmente non sarebbe nemmeno nata la dittatura dei colonnelli. Ecco quindi che Feltrinelli, incurante in quel momento dei pedinamenti e degli ascolti da parte dell'ufficio politico, insiste con gli studenti e chiede loro di continuare verso la strada che porterà alla lotta armata. Lotta armata che verrà abbracciata idealmente dallo stesso Feltrinelli nel dicembre del 1969. A cambiare tutto è un fatto di cui abbiamo già parlato nel canale, tanto con video dedicati quanto con una intervista esclusiva al magistrato Guido Salvini. Le potete trovare. Quel fatto è la bomba di Piazza Fontana, 12 dicembre 1969. Quella bomba sorprende Gian Giacomo Feltrinelli non nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, ma in vacanza in montagna. Come si diceva, Feltrinelli è un rivoluzionario atipico. Gli piace coltivare l'idea del rivoluzionario, gli piace la retorica del rivoluzionario, gli piace coinvogliare le coscienze verso la lotta di classe e successivamente la lotta armata. Ma non rinuncia Feltrinelli agli agi del suo status economico e sociale. È in montagna a sciare quando arriva la notizia della bomba, o meglio all'inizio tutti parlano di caldaia esplosa, ma Feltrinelli capisce che è successo qualcosa di strano. Lo capisce nel giro di 24 ore. Il 13 dicembre Feltrinelli prepara le valigie per tornare a casa, a Milano, ma a Milano non arriva, perché prima di partire dalla montagna telefona sia al posto di lavoro, alla casa editrice, che alla sua abitazione. In entrambi i casi riceve delle informazioni che lo allarmano. Tanto la casa editrice quanto la sua abitazione sono sotto controllo da parte di poliziotti in borghese, chiaramente l'ufficio politico, che in quel momento sta indagando sulla cosiddetta pista anarchica, una pista che si rivelerà falsa, costruita ad arte per sviare le indagini. Ma tanto basta a Feltrinelli per convincerlo del fatto che ci si trovi di fronte a quel colpo di Stato da lui temuto e teorizzato. Quindi l'imprenditore decide di entrare in clandestinità, non rientra a casa, non si fa trovare, rinuncia ai suoi documenti e si muove come un guerrigliero. Da quel momento in avanti si perdono le tracce di Gian Giacomo Feltrinelli, che dopo un po' non viene neanche più cercato dalla polizia, anche perché quando emergono le tracce dell'estrema destra,
di ordine nuovo, di avanguardia nazionale. Le indagini preferiscono orientarsi su quella pista. Feltrinelli nel frattempo fonda i cosiddetti gruppi d'azione partigiana, che nella sigla GAP riprendono i vecchi gruppi di azione patriottica della resistenza italiana. Cos'erano gli originali GAP? Erano dei piccoli gruppetti, delle microbande, che agivano principalmente nelle città, attaccando alla spicciolata i fascisti, i repubblichini, i nazisti, i soldati tedeschi, con punture di spillo, l'accoltellamento, la sparatoria, il piccolo ordigno esplosivo, colpire e sparire. È questa anche la filosofia dei gruppi d'azione partigiana di Feltrinelli. Feltrinelli vuole questo, vuole cambiare completamente l'Italia, che credo ormai destinata a una deriva di carattere dittatoriale, partendo da piccole punture di spillo. Feltrinelli fonda questi GAP e inizia a teorizzare gli attacchi da compiere, non contro personalità dello Stato, ma contro le strutture, anzi le infrastrutture dello stesso Stato. Feltrinelli nel contempo continua a usare i fondi a disposizione per finanziare la propria attività, ma fiancheggia anche altri tipi di terrorismi. Ad esempio, nel 1971, in Bolivia, il colonnello Roberto Quintanilla, l'uomo che aveva atteso l'agguato mortale a Che Guevara e che si era fatto fotografare con il cadavere del Che, viene ucciso da una giovane ragazza di origini tedesche, Monica Ertel. Monica spara a Quintanilla all'interno di un consolato con una pistola appartenente proprio a Gian Giacomo Feltrinelli. Lo si scoprirà dopo, più avanti. Tra l'altro Monica Ertel sparirà vittima del boia di Lione Klaus Barbie in Bolivia, vittima di atroci torture. Ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato in un altro video. Gian Giacomo nel frattempo continua a documentarsi sulla lotta clandestina e a pianificare attentati. Uno di questi lo vuole condurre in prima persona. È la sera del 14 marzo del 1972. Gian Giacomo Feltrinelli si reca con la sua automobile e con dei documenti falsi a Segrate, in provincia di Milano. Ferma l'auto su una stradina isolata, scende, armeggia con qualcosa che ha nel portabagagli, si reca verso il traliccio. Non è da solo, ci sono altre persone con lui, ma qualcosa non va. Un lampo improvviso investe il traliccio. Non è una crisi di alta tensione, è un'esplosione. A terra rimane un corpo bruciacchiato. Quel corpo viene ritrovato da un contadino, Luigi Stringhetti, mentre passeggia con il cane. Stringhetti chiama immediatamente le forze di polizia che accorrono sul luogo e trovano l'auto abbandonata e il cadavere bruciacchiato. Dentro l'auto non trovano molto. Effetti personali quasi spariti. C'è solo un pacchetto di sigarette tagliato a metà e una carta d'identità intestata a un tale Vincenzo Maggioni. La foto di questo Maggioni presenta un uomo di mezza età con gli occhiali, montatura pesante, capelli corti, ma ci vuole poco per capire che quella carta d'identità sia stata rubata e successivamente modificata, che il morto non si chiama Vincenzo Maggioni, ma che è Gian Giacomo Feltrinelli. La foto sul documento ritrae proprio Feltrinelli senza i capelli lunghi e senza i caratteristici baffi. È lui, è morto lì, ma è morto come? E qui si apre una stagione di inchieste, controinchieste, processi, ipotesi, complotti. La versione ufficiale è che Gian Giacomo Feltrinelli sia rimasto vittima del suo stesso esplosivo. A costargli l'esistenza su questa terra sarebbe stato un timer difettoso. Avrebbe scelto la marca di orologi sbagliata, Gian Giacomo Feltrinelli, per realizzare il timer di quella bomba. Un orologio difettoso che avrebbe fatto scattare la trappola esplosiva troppo presto, mentre l'imprenditore ancora armeggiava con l'esplosivo. I suoi compagni di sventura, visto quello che era successo, l'avrebbero abbandonato lì e sarebbero scappati. Questa è la versione ufficiale, ma nel tempo si affastellano, si accavallano sempre più ipotesi. Un'ipotesi è quella dell'omicidio. Gian Giacomo Feltrinelli sarebbe stato venduto alla polizia, ma non poteva essere consegnato. Quindi sarebbe stato drogato, legato, portato lì sotto il traliccio di Segrate e fatto saltare in aria. Una messa in scena. Ma a questa presunta pista non crede nessuno. Poi c'è la pista del suicidio. Gian Giacomo si sarebbe visto perduto, isolato, incapace di fare qualcosa di davvero utile per la lotta armata e quindi l'avrebbe fatta finita. Ma anche a questo non crede nessuno. Le Brigate Rosse nel tempo, il nucleo originario, quello composto da Curcio e Franceschini, portano avanti una controinchiesta. Accusano da un lato la reticenza del sistema politico italiano, dall'altro accusano il governo, accusano la polizia, accusano persino gli industriali
di aver montato il caso di Piazza Fontana, spingendo Feltrinelli verso l'abisso in cui si era infilato sino alla sua morte. È un atto d'accusa molto forte, quello delle BR, ma che non viene portato a fondo. Si arriva anche alle registrazioni anonime, alle fonti anonime che forniscono delle testimonianze a volte molto puntuali, altre volte reticenti. Una di queste, che proverrebbe da uno dei compagni di sventura di Feltrinelli, afferma che Osvaldo, questo era il nome di battaglia di Feltrinelli, avrebbe tenuto i candelotti di dinamite in mezzo alle gambe. Non era pratico di esplosivi. Aveva bisogno di tenersi in equilibrio tra l'esplosivo e la necessità di usare le mani per armeggiare con il timer. Mentre sta preparando l'innesco, mentre sta cercando di regolare il timer, Feltrinelli, che è già arrampicato sul traliccio, è vittima dell'esplosione. Questo raccontano le fonti anonime. Ed effettivamente questo risulta da varie inchieste, ma ci sono troppi personaggi che gravitano all'interno di questa brutta storia. Come abbiamo detto, c'è Curcio, c'è Franceschini, c'è la famosa controinchiesta che viene promossa addirittura da Giovanni Ventura, uno degli uomini della bomba di Piazza Fontana. Poi c'è Corrado Simioni, una personalità ambigua, un uomo che fa parte del cosiddetto super clan, cioè l'organizzazione terroristica super clandestina all'interno di sinistra proletaria, ma che è anche coinvolto nella famosa scuola Hyperion di Parigi, una scuola di lingue sospettata di essere un centro di reclutamento dei servizi americani. E poi c'è un altro fatto che fa dubitare molte persone su quanto sia davvero accaduto quella sera. A nemmeno mezzo chilometro di distanza, da dove viene ritrovato il corpo bruciato di Gian Giacomo Feltrinelli, all'epoca viveva un altro terrorista, Pierluigi Concutelli, il comandante, l'uomo nero, il futuro boia del giudice Vittorio Occorsio. E allora partono altre speculazioni, altri sospetti, altri complotti. Forse Gian Giacomo non è morto da solo, forse qualcuno l'ha portato lì, forse qualcuno ha voluto farlo saltare in aria. E chi? Chi è stato? Concutelli, i servizi, Simioni, forse sono stati i suoi stessi compagni che lo volevano scaricare e vendere alla polizia. Perché non si riesce a credere alla versione ufficiale della morte non per suicidio, ma per incidente dovuto all'imperizia di un imprenditore, di un editore che sognava di fare il guerrigliero ma che non aveva mai armeggiato esplosivi prima in vita sua? Forse perché l'Italia negli fine anni 60, primi anni 70 è una zona di continui sospetti. Forse perché in quel periodo le bombe, gli attentati, le uccisioni sono sempre accompagnati da tentativi di depistaggio. Forse perché l'opinione pubblica viene condotta a sospettare sempre e comunque, anche quando si tratta semplicemente della pura verità. La cultura del sospetto, la subcultura della mancata accettazione della verità è qualcosa che entra sotto pelle agli italiani, che da quel momento in avanti non si fidano più, non si fidano di ciò che emerge dalle indagini su Piazza Fontana, su Piazza della Loggia, sull'Italicus, sulla strage della questura in via Fatebenefratelli. Fratelli, non si fidano della morte di Gian Giacomo Feltrinelli, non si fidano delle inchieste che vengono portate avanti e che scoperchiano il vaso sui tentativi eversivi, dal piano solo di cui abbiamo già parlato al golpe dell'Immacolata. L'italiano non si fida più e allora da quel momento cambia tutta la percezione. Gian Giacomo Feltrinelli dietro di sé lascia una grande casa editrice, lascia la volontà di diffondere il sapere e di questo bisogna dargli assoluto merito. La sua morte però lascia dietro di sé i tanti dubbi e un metodo, quello del sospetto, che avvelena il clima sociale italiano. Da quel momento in avanti non ci si fiderà più, si cercherà sempre di battere strade alternative, anche quando in realtà le alternative sono così assurde, controproducenti o addirittura che si contraddicono l'una con l'altra, da non poter essere credibili. È questa l'eredità malata della morte di Gian Giacomo Feltrinelli. L'editore che voleva essere guerrigliero, il ragazzo che passa dal fascismo al comunismo, l'uomo erede della grande fortuna che si schiera dalla parte degli ultimi, l'amico di Castro, l'erede dei lasciti di Che Guevara, l'editore capace di portare al mondo grandi opere come il dottor Givago. Questo era Gian Giacomo Feltrinelli, un uomo molto complesso, ma che dietro di sé ha lasciato due eredità, una materiale e di grande utilità per tutti noi, e l'altra, involontariamente, di carattere psicosociale, instillando il dubbio come metodo e il sospetto come abitudine quotidiana.
E avete già guardato il nostro nuovo sito? Trovate tante informazioni, i nostri video, i nostri contributi, i nostri testi, il merchandising e soprattutto potete iscrivervi alla nuovissima newsletter, uno strumento di comunicazione completamente nuovo che vi consente di entrare in contatto con il nostro mondo. Infatti trovate le timeline, i nostri editoriali, i nostri testi esclusivi, trovate i nostri consigli per la lettura, per la visione di film o di serie televisive, insomma tanto, tanto e tanto altro ancora. Abbiamo anche ulteriori sorprese in lavorazione. La newsletter è completamente gratuita e arriva nella vostra casella email una volta al mese, a inizio del mese. Quindi cosa state aspettando? Andate a scoprirla.